Ragazzi, il contenuto di oggi, preparatevi, perché sarà qualcosa di veramente straordinario. Ora vi spieghiamo perché siamo così esageratamente gasati. Andiamo a mangiare da una leggenda della cucina giapponese, Yoshihiro Narisawa, chef pluripremiato dalle più importanti classifiche, il cui ristorante è meta di pellegrinaggio da parte di altri grandissimi chef. Abbiamo avuto la fortuna di avere un cicerone come Leo, figlio dello chef, che ci ha accompagnato alla scoperta delle tradizioni di una cultura culinaria millenaria. E tra le tantissime cose che vi racconteremo, vi anticipiamo che abbiamo avuto l'onore di assaggiare il tonno piombito del Giappone e che abbiamo mangiato per la prima volta il pesce palla. E cosa ancora più straordinaria, abbiamo fatto un giro nelle cucine prima del servizio. Mettetevi comodi perché si comincia. Signori, buongiorno. Sto dormendo, non riesco a rielaborare il fuso. Benvenuti in questa seconda incredibile puntata dal Giappone e da quel di Tokyo. Che adesso comincia in modo lento, ma poi raga, la giornata si impenna. Tanto per cominciare dobbiamo cercare di acchittare una colazione da qualche parte. Quindi adesso capiamo dove e come. E poi arriva la bombetta. Anche stamattina è una bellissima giornata. E siccome siamo in anticipo, un negozietto di mochi che piacciono tanto a Franci, in cui entriamo a dare una sbirciata. Questo, ragazzi, non è un sampling di prova, ma sono finti. Oh, ma che carina! Ci ha messo un assaggino con un caffè. Ragazzi, ma quanto sono adorabili in questo paese. Sembra una patata dolce. Sì, io faccio un po' fatica con i dolci giapponesi. Questo era molto farinoso, molto patatoso, però era gratis, a cavaldonato. Glielo compriamo un dorayaki. Va bene, Franci-san. Ovviamente quando entrate in un negozio di questo tipo o similari, per ogni prodotto voi avete un'anteprima di cosa troverete dentro il pacchetto, che è una cosa che personalmente adoro. E per 600 yen se siamo comprati il cibo di Doraemon. La signora ci ha detto: lo conoscete Doraemon? Sì, ecco, lui mangiava i dorayaki. Sì signora, lo conosciamo Doraemon. Nel caso qualcuno di voi non sapesse cosa fossero i dorayaki, non sono altro che questi dischetti panosi con dentro di solito c'è la azuki, cioè la pasta di fagioli rossi, che i giapponesi amano mettere un po' everywhere, in tutti i dolci soprattutto. Io non ne vado pazzissimo. No, però volevo riassaggiarne uno. Becca de sto dorayaki. Sembra cioccolato, ma non è. Sì, diciamo la primissima volta che lo mangi pensando che sia cioccolato, forse rimani un po' deluso. È buono, è una sorta di tortina con dentro questa marmellata dolcissima. Ogni bambino vuole un gattino Doraemon. Scusate, io sono cresciuto così. Io non l'ho mai guardato, lo sai. Ci siamo rintanati in un posticino a caso per bere un tè caldo in attesa di entrare da Narisawa. Siamo gasati parecchio. Ci faremo male? Termini monetari parecchio, però siamo molto contenti perché è molto difficile prenotare in questi posti e ci presentiamo un po' prima perché abbiamo avuto il permesso di entrare 30 minuti prima dell'apertura, che ragazzi è una roba qua in Giappone senza senso. E aggiungerei abbiamo avuto anche il permesso di filmare, che è sempre senza senso. Bravissimo. Allora io nel frattempo mi sono spoilerato un po' di piatti online e sembrano tutti pazzeschi. Tra l'altro lo chef l'abbiamo già conosciuto e ve l'abbiamo già fatto vedere nel video di Improsit di quest'anno a Udine, e cercheremo anche di tenere al minimo il numero di minchiate che diremo, perché lo chef capisce l'italiano. 5 minutes later. Sono stati così gentili da farci entrare un po' prima, perché adesso ovviamente è ancora tutto chiuso e quindi la sala, come potete vedere, è tutta per noi. Non è così normale che qui ti facciano entrare in anticipo, ti facciano vedere le cose, quindi sono stati veramente super gentili. This wood is actually from 1,500 years ago. This tree's been grown for 300 years, and then after that volcano happened in Japan and then went under the soil and then sleeping for 1,000 years. So we filled the gap of here with the lava. You see the magma? In this kitchen, no gas. How many people work? In total in Tokyo, like including back office, everything is around 25. How many customers? Around, we would say 13 to 15 Per service. per service, lunch, dinner only. Because now chef cooks everything. A lot of things that we do is using the charcoal grill here. Okay. This is actually the water filter system. All the smokes goes into water and then they filter inside the water so that we can do the barbecue in the middle of Tokyo. Where are the chefs? Prep kitchen. In the prep kitchen. So You were quiet. wondering, there is nobody here. You're worried. Don't worry,
We have your food, okay? Don't worry, don't worry. You know the Toyosu fish market, no? Yes. A lot of chefs buys vegetable there. Okay. We don't buy anything. Everything we get directly from the producer. Ginger, different kind of radish, any ingredients inside the trash bin never happen. We eat No everything waste. with no waste, Okay. zero. Chef Narisawa himself, he checked everything. We know all the producer. If I see carrots, I can imagine the people's face, no? Out of mind. effort produced. Exactly. E ovviamente ci hanno riservato il tavolo con vista sulla cucina. Che figata, ragazzi. This is called Hiki Sakazuki. Sakazuki is these red cups. Sake come from Toyama, and this is Masuda Sake Company. Ichigo Shibori. Ichigo means first, and Shibori means extract. So this is the very first sake of the season. Rettangolo bianco, pallino rosso. Hanno ricreato la bandiera del Giappone. Potrebbe anche essere una coincidenza, ma in questo posto non credo. Da impugnare molto delicatamente. Non lo facciamo il toast, se sei d'accordo. So we start with our champagne, Dom Perignon 2015. Raga, c'è un silenzio, una pulizia, una perfezione che mi vergogno un po' a parlare a voce troppo alta in questo posto e a fare il pirla come al mio solito. So here comes one of our signature items. We call it as a bread of the forest. This is our signature bread. First phase, we show the process of fermentation. We have blowfish. This is from Aichi Prefecture, where the chef's hometown is. We prepare it in raw. We slice it in a little thick size so that you can enjoy the texture. We only marinate it with the salt and juice and skin of sudachi citrus. And then on the top with the caviar. And then right here we have a monkfish liver. In Japanese it's called ankimo. We only cooked it for around 10 minutes with the Japanese dashi soup stock. The red one is the daikon radish. We only marinated with the ponzu dressing. Your tea pairing, we have a Japanese kuromoji. It's a very traditional tree in Japan that's been used for toothpick, so it's really good for your teeth. We cut the tree, boil, and become this tea. At Narisawa, all of the sake is from only one company, which is called Masuda Sake Company. And then the first sake that I brought is called Shibori Platna. Shibori means extract, and Platna is one of the fine sake, so it's kind of like the extra virgin olive oil of the sake version. No pressing, just went through the filter, and then they hand bottle. Sono particolarmente gasata perché questo è il nostro primo pesce palla. Che in giapponese si chiama fugu. Perché non abbiamo mai mangiato il pesce palla? Innanzitutto perché credo si mangi soltanto qui in Giappone praticamente, e perché per poterlo mangiare ci deve essere una lavorazione, una pulizia estrema, poiché è velenoso. Ti dirò di più, ci vuole un patentino. Devi avere l'autorizzazione. Fortunatamente a Franci non serve la patente per mangiarlo. È molto buono. Assaggio con il cucchiaino il fegato e nel frattempo al tavolo succedono cose. Ecco, diciamo che il lievito ci sta fermentando in diretta sul tavolo. Perché questa cosa del lievito che ci fermenta sul tavolo? Semplicemente per porre l'attenzione sull'importanza dei microbi che sono intorno a noi e che giocano un ruolo attivo nella trasformazione degli alimenti. This is not on the menu. This is tuna, but this tuna is actually from the first auction of the year. Every tuna that we purchase is only from the one person, which is called Mr. Yamaguchi. The company is called Yamayuki, which is known for the king of tuna. So every year it's on the news that the first auction, the best tuna is like some crazy price. He's the one who's purchasing every single year. This is the one of the champion tuna also from the first auction, 188 kilograms. We lightly marinated with the sauce that is based with the soy sauce and sweet sake. And then on the top we put a little bit of the egg yolk soy sauce. And then under the bottom we have a little bit of the vegetable. It is the family of flower broccoli and also asparagus. It's right in between. We pickle them in dashi broth with a bit of sweetness. Non so se è chiaro, stiamo per mangiare il tonno più figo che esista. Mangi insieme le verdure. Io ci devo ragionare un attimo su cosa ho appena mangiato. Gustatelo come se non ci fosse un domani, perché non so. Perché non ci sarà un domani. Perché non credo che ci ricapiterà mai di rimangiarlo. Sapete qual è il problema? Che una volta che uno ha assaggiato un gusto così non torna più indietro. Quindi domani siamo di nuovo qua, stai dicendo? Perché una volta che uno assaggia questo e che sa che cos'è la meraviglia, Che ti piglia e scompiglia. Prefettura di Aomori, Reiwa 7, prima spedizione Yamayuki. Come vedete abbiamo 2 bicchieri a testa. Io come sempre vado in paranoia perché penso che devo finirli, se no poi accumulo bicchieri. Il problema è che li ho seccati entrambi e mi sono arrivati i refill. Quindi a questo punto sono un po' preoccupato. Mi fermo qua. il processo di fermentazione è terminato al tavolo, la pasta ha
fatto le bolle, è arrivato il ragazzo con una ciotola di pietra rovente precedentemente messa nel forno, ne ha ricavato 2 palline che ha messo all'interno di questa ciotola. Tra 15 minuti scopriremo che cosa è successo. We have a Hurley crab, sea urchin, and also salmon roe, all 3 from Hokkaido. Under the bottom with the udon noodle, we marinate it with the dashi broth based with the kombu, and then with a bit of yuzu juice, and then yuzu skim and yuzu pepper, and then on the top with a baby leek. Mi dispiace mischiare tutto, ma Mischio tutto. Sì, l'ha detto che ci sono i noodles. E no, io ero rimasta affascinata dalle uova di pesce, dal granchio e dal riccio di mare. È difficile passare questo concetto attraverso un video, ma quando tu mangi un piatto giapponese così perfetto è una cosa emozionante. This is the buckwheat tea, sobacha. Sake here is from Masuda Sake Company. This is called Karakuchi Masizumi. Karakuchi means dry, and Masizumi is the brand name. Queste uova sono enormi, ragazzi. Le 3 consistenze e i 3 sapori di granchio, uova di salmone e riccio di mare, e il brodino in fondo è qualcosa di delicatissimo e delizioso. E si sente anche molto lo yuzu. Our bread is baked and ready. We call it as a bread of the forest. We use the natural yeast from northern part of Japan with the flavor of citrus and apple. And this is actually a butter covered in the black olives. Those black olives represent the soil from the forest. And the green color are made with the chlorophyll. Ragazzi, la prima cosa che mi viene da dirvi è il profumo e l'aroma che viene da questo piattino spaziale. Dovete trattenervi dalla voglia che avete di azzannarlo immediatamente. Burro, olive, il pane bello caldo comincia a sciogliere il burro mentre voi lo spalmate. Questa è la situazione finale. È divino. Questo è burro ricoperto di polvere di olive nere a ricreare la roccia e clorofilla per simulare il muschio. È molto piacevole perché il burro è grasso, la polvere di olive amara e si contrasta con la dolcezza, se volete, del pane. Molto molto piacevole. Poi lo sapete che a me il burro non piace. Il burro, tra l'altro, secondo me è un elemento che in Giappone fai fatica a trovare nei piatti. Stesso dicasi per il pane. Questo sicuramente deriva dal background dello chef che, avendo lavorato per anni in Francia, ha sicuramente assorbito stimoli da tutti i posti in cui è stato. This is sobacha from Hokkaido Prefecture. And Albarino. Albarino is originally from Spain. It's Japanese Albarino, and this is a very good vintage 2022. We're serving the langoustine we call akazaebi in Japanese. Very fresh langoustine. We actually have a water tank downstairs of our restaurant, and we keep it alive. We steam cook it and serving with the onion from Nagano Prefecture. There's a white foam sauce of the onion, and you see the little brown sauce that we put around the plate. So we burn the onion and create the onion essence from it. Comincio dalla cipolla perché penso che sia spaziale. Nonostante ci abbiano portato forchetta e coltello, io voglio dimostrare che posso gestire le bacchette. Ho barato solo un pochino. Scampi e bacchette solo per veri pro, È delizioso. Avete prima lo scampo al vapore che è stato appoggiato su questo letto di cipolle ed è una cosa meravigliosa. Io invece andrò di bacchette, o almeno ci proviamo. Cipolla fritta, non è per niente pesante, super morbida e tenera. Lo scampo, ragazzi, viene da sé, delicatissimo. E lo chef ci ha appena fatto vedere il loro katsuobushi, che nel caso di Narisawa non lo comprano in buste evidentemente, ma se lo fanno loro. This is the water from hot springs in south region of Japan. Onsen water. We cold brew in the refrigerator for 24 hours. We buy the dried fish. We have a machine. You do it by yourself? Every morning. Okay. Ho notato subito la differenza in termini di colore, erano entrambi molto rosati, al contrario di quelli che invece comprate in busta al supermercato, che per carità sono buonissimi, ma sono marroncini beige perché ovviamente essendo lì da un po' di tempo e non fatti tutte le mattine freschi, con il tempo si ossidano. Un katsuobushi era di tonno e l'altro era di bonito. This is called bancha. This tea leaf is 3 years aged and also extra roasted. So please enjoy the smokiness of this tea. For your sake, you have Ultra Platina. Masuda-san, the owner, and our chef, they're talking. Masuda-san, can we make something interesting? Can we experiment? If we polish more than 35, how does it taste like? Masuda-san is very good friend, so he's like, okay chef, let's do the experimentation. How much we should polish? Now polish up to 17%. Only the core is left.
make this sake. So this is a maximum machine could polish. So here's the next dish. We have another part of the blowfish, but this is actually the fin. You can enjoy like a fried chicken because there is the bone inside. But please use your hand, so please don't worry. It can be messy. We have a bit of powder, which is called sansho. It's already around the plate. I didn't put it on the top, so if you want, you can put it to try how it tastes. Sì, siamo in un 2 stelle Michelin, ma lo chef ci ha detto mangiatelo tranquillamente con le mani come fate col pollo. Ragazzi, ma che cos'è? Non avevo mai spolpato una pinna di un pesce come se fosse una coscia di pollo. Saporito? Sembrerebbe una cosa difficile da mangiare, invece si spolpa molto facilmente sotto i denti, cioè capite subito qual è la parte da saltare e quella da mangiare. Nel dubbio aspira tutto che non ci ricapiterà più di mangiare questa cosa deliziosa. Mangio anche il piatto adesso. Questa è la parte in prossimità delle pinne. Ci hanno detto che a loro avviso è la parte migliore del pesce, che ovviamente non riescono a servire a tutti i clienti. È meraviglioso, ragazzi. Tenero, salato, croccante, delizioso da sgranocchiare. Io di solito odio le cose da sgranocchiare. Questo pezzo di pesce si è mangiato con una facilità estrema, potete notare quanto è avanzato, era eccezionale. The next is Fujichati from Kyoto Prefecture, and the sake is this Kimoto sake. It's kind of unique sake. They use wine yeast to make sake. So here's the next dish. This is the dish titled temari. Temari is one of the traditional toy in Japan that was played by the small kids back in 300 years ago. This dish is one of the dish that chef would like to display the Japanese spirit of treating things importantly. You know, back in the time when they had the one hole, they stitch it again and they put it back to the original bowl. They did that for a few times. And also another thing is that the beauty of Japanese people putting into the artistic sense, even for the children's toy. Outside is made with 6 different vegetables. We cook them separately so that at the end the texture is everything the same. Inside with the shrimp and scallop dumplings, and then the broth, I don't need to explain. È un dispiacere rompere questa meraviglia. La parte esterna sono verdure, quella interna è un dumpling di gamberi. Bellissimo e delicatissimo. Questo piatto, ragazzi, il concetto è ricercare la bellezza anche in piccole cose come i giocattoli dei bambini. Copy by Franci. Ma non è vero. Il brodo è saporitissimo e viene fatto, come ci ha mostrato prima Leo e chef Narisawa, con il katsuobushi di tonno e di bonito flakes, e già solo questo è sensazionale. Andiamo a rovinare questa opera d'arte. La parte esterna sono le verdure che tra l'altro Leo ci ha fatto vedere nel giro che abbiamo fatto prima in cucina. Rape, carote. Queste verdure non vengono cotte tutte insieme, ma separatamente, perché ognuna ha una consistenza diversa e l'idea è arrivare al piatto finale in modo tale che il cliente abbia una texture uniforme per tutte queste verdure. E per quanto l'estetica sia quella effettivamente di un piatto super ricercato, come potete vedere, vi assicuro che poi invece il gusto, il sapore in bocca sia super comfort e comprensibile. Rapida parentesi sui sake, perché sto bevendo dei sake straordinari e che credo non berrò mai più in vita mia. Narisawa collabora con un unico produttore di sake. Questo qua in particolare ha una pulitura del chicco di riso che arriva fino al 70%, che è una percentuale altissima. Ha un pizzichino, un briciolino di effervescenza appena accennata. The title of the dish is the Rich Harvest. The theme of this dish is all about the rice. The pink and the green sauce, both of them are using fermented rice, which is called komekoji, which is the main ingredient for making sake. Green one is made out of with the sansho leaves, and we made a puree with the miso and fermented rice. Pink one is the red koji with the pickled plum and red shiso. In the middle we have a fish that is called Spanish mackerel. We curate it in the sake leaves and we grilled over the charcoal. The tea is the green tea blended with the brown rice, which is called ginmaicha. We added a little bit of the matcha to give a rich flavor and a rich color. Same winery, Says Farm, with Arboretum, and this is something that is a little bit more special just because it's one of the originally made wine for us. It's called Free Run for Narisawa. Free Run means without giving any pressure to the grapes, slowly get the juice out of them, only using the weight of gravity. So using twice more quantity of the grapes. We only made 3 barrels every year. Immaginati un pesce tenerissimo, con il perfetto grado di sapidità, succoso
le salsine acide fermentate in accompagnamento, a chiudere il tutto la croccantezza del riso soffiato e la freschezza delle radici e il pesce più buono che io abbia mai mangiato. Ah, così? Proprio Uno statement tranquillo. E dopo questa frase di Franci, è la cosa più buona che io abbia mai assaggiato. di pesce. Vabbè, allora se è solo di pesce, allora vado sereno. Sono leggerissimamente curioso. Questo, ragazzi, inutile dire che è un altro signature di questo posto, eh. Non vi danno il coltello, ma tanto tranquilli, non vi serve. Che delicatezza incredibile. Il riso soffiato a creare la parte di croccantezza sul pesce, che invece è morbidissimo, insieme a queste radici fresche. È un piatto veramente perfetto, ragazzi. So this is Japanese black tea. It's from Kyoto, and this one is blended with osmanthus flower. We have a 100% Melrose from Sei's Farms. Franci, mi duole farti notare che ci sono un po' di bicchieri che devi finire. Non hai manco la scusa che sono alcolici, per cui... Questo è l'abbinamento di tè che più mi è mai piaciuto in assoluto ever. Innanzitutto perché è servito freddo, hanno delle sfumature di gusto totalmente diverse l'uno dall'altro, chi più fumicato, chi più floreale, chi più fresco. Se venite qua, suggerimento, fate sia il pairing con il tè che il pairing con il sake. Sul mangiare neanche sto a dirvelo, ma sul bere, ragazzi, piuttosto mi faccio ricoverare e piuttosto vi faccio un video sulle mense degli ospedali giapponesi, ma io qui le cose da bere le finisco tutte. This is one of the signature dish that we have, the name called sumi. It's one of the signature dish that the chef would like to remind the guest about the time in Japan that we were focusing on the charcoal grilled only without gas and electricity during the back in the time. We were cooking in that way. Inside, you cannot tell, but there is the beef. And then we covered with the fine powder, which is the leek, but we carbonate them. Ma tu li stai assaggiando i miei tè perché sono pazzeschi. Guarda, io li assaggerei anche i tuoi tè se non fosse che sono troppo impegnato con l'alcol. On the side with a sauce with the juice of the beef, and then here this is the beets. Beets we cooked over the charcoal very slowly before you arrived today, so that you can see outside is completely carbonated, but inside is very pure sweet of the vegetable. Ho chiesto una porzione più piccola perché diciamo che sono sazia. Giano invece non ha nessun tipo di pudore e ha chiesto regular size. Nessuna pietà. Vedendo il piatto un po' mi piange il cuore di aver chiesto la porzione più piccola, perché questo pezzo di carne, ragazzi, grida alla perfezione. Di cosa stiamo parlando? Dopo aver mangiato il piatto di pesce più buono della mia vita, Attenzione, secondo statement di Franci. questo è il pezzo di carne più buono della mia vita. Ragazzi, non so voi come la vedete, ma mentre siete abituati alle mie frasi altisonanti, Io non mi sbilancio mai. a quelle di Franci siete abituati un po' meno, eh? Quindi se Franci dice pesce della vita, carne della vita, tutto nello stesso video, tra l'altro, Diventa nuovo benchmark questo. rimango sbigottito. Quindi sono una cogliona ad aver chiesto la small size. Questa è un'esperienza once in a lifetime, quindi quando lo chef mi dice allergie, intolleranze, c'è qualcosa che non ti piace, le porzioni piccole e grandi, la risposta è sempre quello che mi porti, io me magno tutto. Devo dire mi piace molto questo accostamento e questa accoppiata pezzo di carne, pezzo di barbabietola, che sono di dimensioni analoghe, di colore e di cotture analoghe. Ma che gli vuoi dire, Narisawa? È qualcosa di stellare. La crosta che vedete esternamente non è altro che polvere di porro bruciata che dà questa consistenza crosticinosa e ci sta benissimo in accompagnamento col sapore della carne. Diciamo che battere questa carne qua diventa veramente difficile. Melon cream soda is one of the very nostalgic drinks in Japan. It's a soda float, usually using a very artificial green color and artificial melon flavor. 0% melon. That's the traditional drink that my grandparents' generation thing. Yeah, but we made a real melon cream soda here. So inside with the melon, we have a foam that is the carbonated melon juice, and then with a bit of the fennel oil on the top, and then the jelly is made out with the sherry, a little bit of the vanilla ice cream on the side. Cioè guardate che bello che è, ed è solo il pre-dessert. Onestamente non sembra neanche un pre-dessert. E qui onestamente, visto come stavano andando le cose, mi sarei aspettato una Franci che avesse detto il piatto di melone più buono che io abbia mai mangiato. Ma io non è che le sparo così a caso. I due piatti di prima meritavano lo statement. Io posso dire il pre-dessert migliore che abbia mai mangiato. Posso fare uno statement anch'io o valgono solo i tuoi? Cioè non ho capito.
e molto regressivo come gusto, ragazzi. Frizzante, rinfrescante. We have a pear that is called Lalakshe from Niigata Prefecture. Under the bottom there is a little bit of the mousse made with the yuzu citrus. And in the middle with the honey ice cream, a bit of the bee on the top. And here's another bee. This is called monaka, which is the name of the shell. It's one of the very traditional dessert in Japan that is made with the rice flour. And then we filled different ingredients, but we prepared today with the matcha green tea, with the sweet red beans, small mochi, and jelly with the Japanese fine sugar. Io comincerò con la pina. Da dove viene questa pera? Ma è divina. Ora capisco perché la frutta in Giappone costa così tanto. E visto il simbolo firma di questo ristorante, non potevamo chiudere che con un dessert in cui il miele è il protagonista e anche questo meraviglioso petit four. Nel frattempo siamo rimasti solo noi in tutta la sala. Freschissimo, goloso, come chiudere alla perfezione un pranzo perfetto. Una mini opera d'arte. Noi lo chiudiamo a panino e so mangiamo. Why the bee is a symbol of the restaurant? Without the bee, the circle of nature cannot hold tight. Okay. Bee is a very important element within the circle of nature to keep the balance. So we as a restaurant, we want it to be like a bee in the circle of nature. And also it's very sensitive too, so whenever there is the changes within the environment. They are the bee- first one Exactly. that feel it. Yes, chef actually draw this. All the plates, glassware, cutleries, everything is the art craft. We have a washing machine here. This is only for kitchen equipment. None of the plates we can put it in here. Because they are very fragile. Exactly. You need Okay. to polish 3 times. Yeah. So when a customer accidentally break a dish, It's the time that we jump it in. how you decide to follow your father? I was born and raised in the kitchen. My grandpa used to be the pastry chef, and my grandfather also used to be the pastry chef. They took care of me, and then I grown up in the kitchen, so I kind of knew that I was going to be a chef. When chef opened Narisawa, he also invented one of the client control system. We still have all the paper handwritten, so sometimes guests comes and then they ask, when was the last time I came? And then we can say, this day, this day, this day, you drink this, you left the restaurant at this time. Ragazzi, che dire, un'esperienza senza senso. Prima di salutare, Leo ci ha portato anche a visitare il loro bar izakaya, tra virgolette, davvero molto carino, dove siamo stati a chiacchierare, che per noi è veramente una cosa non importante di più. Questa parte ve la lasciamo immaginare. Alla fine non siamo riusciti a pagare, ragazzi, abbiamo insistito per pagare, sono stati veramente non gentili di più. Il menù che abbiamo fatto noi costa 68.000 yen, che sono circa 420 euro. A testa, mi rendo conto, una cosa non per tutte le tasche. Quello che vi possiamo dire noi è che se avete la possibilità di venire qua, se avete la fortuna di riuscire a prenotare un posto di questo tipo, È un'esperienza assolutamente da fare. i piatti sono stati incredibili. Io ho mangiato il tonno della mia vita, Francia ha mangiato il pesce della sua vita, la carne era spettacolare, il dessert, il pre-dessert, l'accompagnamento di sake, i tè. Io veramente faccio fatica a dirvi che cos'è, ma non che fosse fuori posto, ma che fosse anche lontanamente distante dalla perfezione, ragazzi. E quindi mi giro al contrario perché Franci si lamenta della luce, giustamente. Torniamo in ostello, ragazzi. Stasera credo che salteremo cena, ma mai dire mai. E quindi non vi salutiamo, ci vediamo dopo perché probabilmente ci sarà ancora qualche contenuto da questa giornata. Siamo tornati in ostello e come sempre a quest'ora si lavoricchia un po'. Ridendo e scherzando si sono fatte le 10:20. Veramente io non ho né riso né scherzato, ma solo lavorato come un bastardo. Tutto chiuso ovviamente a Tokyo in questo momento. Santo Combini, salvaci tu. Tipo quell'insegna lì, ragazzi. Sì, a 7 metri. Qua vendono verdura ma è troppo sana. Stasera però non è un Family Mart ma un 7-Eleven. Perché il problema in Giappone è che la sera i posti chiudono molto presto, quindi in realtà i combini sono un salvavita. E devo anche dirvi che il livello delle cose da mangiare comunque è medio buono, è accettabile. Diciamo che alle 10 di sera Avanza poco. avanza poco e quello che avanza Te lo magni, te lo prendi e te lo magni. non ha una bellissima faccia, però Che c'hanno anche la carbonara, ma cosa volete di più dalla vita? Per esempio in zona onigiri non è che siamo messi benissimo. Prenderemo quello che è avanzato. Pollock. Pollock combina guai.
Ma prendi pollock, mangeremo pollock, dai. Spaghetti pollock e insalatina. Mentre questa zona qua fa molto jet market di Apu. Secondo te per il commercialista sarà ok questa ricevuta? Mi piace molto questo passaggio da Narisawa 2 stelle Michelin agli onigiri luridi del Combini. Ci identifica parecchio. Molto bene Franci, questa sera non mi puoi sbagliare il montaggio Ikea degli onigiri. È un'altra marca, non si smonta. Sono già pronti? Che ti sei salvata. Sono appena andata a cercare che cosa vuol dire pollock. Il merluzzo, pollock raw, grilled salmon e soy sauce, mackerel e maionese. Considerando che oggi da Narisawa ho mangiato il miglior piatto di pesce della mia vita, che nello specifico era anche uno sgombro. Poca pressione su questo onigiri. Povero nigiri. Tutta questa pressione non se l'aspettava. Lui dice io sono come sono, se ti piaccio bene, se non ti piaccio, amen. Io sono come sono, cerca di cambiare. Ecco, sono cambiato, non sei più quello di una volta, direbbe l'onigiri. Ho trovato la mayo, se trovi la mayo è buono. Grilled salmon e soy sauce. Adesso lo mordo per 3/4 e poi dico che era solo riso. Raga, sarà, ma a me piacciono tutti. Mentre l'ultimo si tratta di uova di merluzzo. Per me è onesto anche questo. E quindi su questo fantastico onigiri alle uova di merluzzo noi vi salutiamo. Speriamo che questo secondo video di una serie lunghissima e infinita vi sia piaciuto. E per una volta la push ve lo faccio io. Bella raga.